Finisce qui. L'Atletico Incredibile. Madrid beffa l'Inter 2-1 risultato finale al 93esimo minuto in pieno recupero. Il gol su calcio d'angolo di Jimenez regala la vittoria all'Atletico Madrid e ci fa rimanere molto delusi, molto, molto tristi perché non ci meritavamo di perdere così oggi. E io, Simo, la prima cosa che mi viene da dire subito a caldo è che rosico tantissimo per il risultato, ma è stata una prestazione dove ho rivisto un Inter di carattere, ho rivisto un Inter viva e abbiamo pagato, qui è una situazione su calcio piazzato dove ne stiamo parlando da inizio anno, questa difesa zona non ci convince, questa difesa zona anche oggi l'abbiamo pagata cara, ecco, questo Atletico Madrid soprattutto in casa non muore mai, hanno gli elementi per fare anche queste, per piazzare, hanno anche questo carattere, ecco, per piazzare questi gol all'ultimo. Si vedeva che la partita non era finita, lo dicevamo già dal 75esimo. Abbiamo avuto anche le occasioni per andare a vincerla e invece l'abbiamo persa. Seconda sconfitta consecutiva per la nostra Inter dopo quella nel derby, ma io in questa ci ho rivisto delle cose. Io penso sia una delle sconfitte più immeritate del recente passato, questa qui, ancora più di quella col Milan, perché poi qui andavi a giocare in uno dei campi più difficili d'Europa contro una squadra che soprattutto in casa fa del fattore casalingo un elemento che tecnicamente non è tangibile, ma quando giochi contro l'Atletico lo percepisci. E nonostante tu vada in svantaggio ancora con una dinamica simile a quella del derby, comunque vai a recuperare, a pareggiare, secondo me meritatamente, e poi fai un secondo tempo che a mio avviso è molto superiore rispetto a quello dell'avversario. E non lo so, io vorrei capire nel caso specifico, purtroppo la difesa a zona, io l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, a me proprio non piace, e il problema principale della difesa a zona, per come vedo io il calcio, è proprio esattamente la dinamica con cui oggi prendi gol, e cioè che l'avversario arriva in terzo tempo in corsa, quindi salta di più perché è inevitabile, e tu invece parti da fermo e salti di meno. Oggi si è verificata esattamente quella dinamica e quella situazione e ti ha beffato in una partita che potevi tranquillamente, dalla quale potevi tranquillamente uscire comunque con un sorriso, perché anche l'1-1, nonostante si potesse anche sperare nella vittoria, tutto sommato era anche un buonissimo risultato. E invece torni a casa con l'ennesima beffa e con una sconfitta che a mio avviso è totalmente immeritata. Io stasera la vivo in maniera molto diversa dal derby e francamente capisco che la partita è appena finita, stiamo registrando appena la partita è finita, vedo la chat arrabbiatissima, la chat infuriata, prendetevi la prestazione, la coppa prestazione, però ragazzi, allora se mi dite non conta la prestazione, contano i risultati dicono che l'Inter è ancora comunque nella zona per entrare nelle prime 8, quindi allora non potete nemmeno dire però non siamo all'altezza, non siamo questo, non siamo quello, perché i risultati dicono che comunque l'Inter è ancora in corsa per stare tra le prime 8, tant'è che prima del derby dicevo se devo scegliere una partita da vincere e quella da perdere avrei scelto di vincere di più il derby rispetto a quella di oggi. Dopo i 12 punti conquistati abbiamo un bottino che in vista della trasferta più complicata che abbiamo nelle seconde 4 partite, oggi una sconfitta era accettabile, diciamo così, nel percorso. Faccio molta fatica ad accettarla per come è arrivata. Purtroppo è da un po' che diciamo che quando le partite sono così in bilico a questi livelli qua, purtroppo la partita la perdi. Era un Atletico Madrid, va detto, con delle assenze anche, perché anche loro avevano delle assenze, soprattutto Marcos Llorente, un giocatore importante, mancava Lenormand, mancava il portiere Oblak, c'era un Musso che potevamo, ecco, questo è un po' il rimpianto che mi resta di questa partita, un Musso che mi è sembrato tutt'altro che imperforabile, tutt'altro che inattaccabile, e non lo abbiamo bombardato, non lo abbiamo invece sollecitato quanto avremmo potuto fare, soprattutto con i tiri da fuori. Anche noi, il primo tempo soprattutto, veramente sembrava una partita di rugby dove dovevi arrivare con il pallone oltre la linea trascinandolo, senza mai provare a tirare. Sto leggendo, poi parleremo anche dei cambi, sto leggendo tanti commenti contro Sommer, io non vedo particolari colpe, cioè vabbè, se vogliamo per partito preso, ogni gol preso è colpa del portiere, ragazzi,
non sono d'accordo, non sono d'accordo. Sono stato io il primo a dire che nel derby Sommer ha sbagliato. Nella partita di oggi il primo gol per me, tra l'altro, è irregolare. Quindi per me il primo gol è irregolare e quindi c'è anche un mezzo furto, secondo me, in questa partita. E sul secondo gol che deve fare Sommer? Per me il problema sul secondo gol è ancora una volta questo discorso, ma io lo dico con l'umiltà dell'osservatore da fuori, non ho la presunzione di dire a Chivu stai sbagliando questo, stai sbagliando l'altro, perché sicuramente avranno i loro motivi per fare determinate cose. Secondo me questo tema della marcatura zona anche oggi lo paghi, soprattutto perché nella marcatura zona il pallone va a cadere nella zona di Pio Esposito e Akanji, che sono fermi, quando Jimenez, uno dei migliori staccatori in assoluto dell'Atletico Madrid e non solo, arriva in terzo tempo che salta di 40 centimetri sopra Pio Esposito. Cioè lì mh, è palese che un giocatore che arriva in corsa con questo terzo tempo ti sovrasta il giocatore che parte da fermo. A me resta più che altro questa perplessità e sui cambi per me sono state fatte delle scelte logiche, però lascio a te Simo se vuoi aggiungere sul tema Sommer e prestazioni eccetera. Sommer ragazzi, cioè va bene che adesso è come si dice, l'obiettivo del momento e anch'io continuo a pensare che si debba cambiare, però dare le colpe oggi a Sommer, cioè a me sembra veramente una follia, soprattutto sul secondo gol. Cioè ha davanti 15 giocatori, il cross arriva leggermente fuori cioè poco oltre il dischetto del rigore con uno di 100 kg che salta in avanti sopra Pio e a bastoni, cosa cacchio deve fare Sommer? E se anche prova ad uscire comunque non ci arriva, a parte che non devi uscire lì, e se anche provi ad uscire sei 1,83 non ci arrivi, cioè ma magari avrà un 10% di colpe, ma non possiamo dire è colpa di Sommer quando il restante 90% è colpa di quello che succede prima. Dai, su, almeno oggi. Ma poi Su anche questo, per quanto mi riguarda. anche non lo so Simo, cioè una delle grandi critiche che abbiamo mosso all'Inter anche dopo il derby, soprattutto dopo il derby, è stato anche il non riuscire a rispondere alle difficoltà, non riuscire a reagire. E a me oggi l'Inter è sembrata reagire dopo il gol subito. L'Inter dopo il gol di Julian Alvarez, ripeto, per me irregolare, perché il tocco di mano è decisivo nello stop che porta poi alla rete di Julian Alvarez, cambia la partita, diventava la tipica partita che Simeone può sporcare con il figlio, uno dei più grandi simulatori visti negli ultimi 4 anni di calcio, e con i possibili contropiedi. E invece l'Inter non ha più sofferto praticamente perché loro hanno creato 2 occasioni più una con Griezmann di fatto, cioè 2 occasioni nel senso quelle dei gol più quella con Griezmann e nient'altro. E l'Inter invece, oltre ad aver avuto le occasioni all'inizio, perché fino al gol era il solito copione, sei partito molto meglio e prendi il gol al solito modo, cioè che perde il pallone subito in verticale, una imprecisione di Carlos Augusto che a destra purtroppo non è propriamente il suo ruolo, anche se mi è piaciuta la scelta di mettere Carlos Augusto a destra con Bissek che poteva dargli qualcosina in più inserendosi. E dopo il gol ci abbiamo messo un po' a scuoterci, e poi la traversa di Barella, il secondo tempo siamo ripartiti subito all'attacco, però subito all'attacco siamo ripartiti bene con l'occasione di Barella, l'occasione di Lautaro Di Marco, il gol poi dell'Inter arriva e qualcosina abbiamo fatto. Io ho avuto anche la sensazione che potessimo vincerla, non abbiamo gestito bene il contropiede. E, non lo so, io esco da questa partita comunque ottimista. Beh, anch'io, ma la prestazione per me è stata, ripeto, anche superiore a quella del derby, nella quale io, a differenza di altri, non ero così super ottimista, nonostante una buona prova. Questa sera, tenuto conto anche delle altre difficoltà, per me l'Inter ha fatto una ottima partita, anche perché veniva da una sconfitta deludente come il derby. Però ci si mette dentro tutto, cioè ci si mettono dei piccoli dettagli che noi comunque sbagliamo e che ci portano a non riuscire a vincere, e poi ci si mette anche la componente di sfortuna perché oggettivamente oggi, cioè, nel secondo tempo l'Atletico non ha creato quasi nulla e invece andiamo a prendere gol su un calcio d'angolo all'ultimo secondo. Secondo me oggi la sconfitta è fortemente immeritata. E poi possiamo Sì, discutere, e questi sono anche tanti altri problemi, del fatto che in attacco facciamo comunque una gran fatica, del fatto che tiriamo poco, però a prescindere oggi la partita non avremmo mai meritato di perderla.
proprio mai. E tanti dei problemi che abbiamo anche in attacco derivano dai limiti che però, cioè, nel caso di Kivu poco si può fare, c'è un problema anche di caratteristiche, un problema di qualche lacuna in rosa, ma adesso a novembre non puoi farci nulla. Kivu non può farci nulla in questo senso. Ti faccio 2 domande, Simo. Intanto sui cambi, per me, ripeto, i giocatori che sono usciti sono state tutte scelte logiche, perché Zielinski lo togli per mettere Sucic che ha più gamba, che ha più corsa, che aveva chiuso il derby in crescendo e che quindi aveva anche, diciamo, fatto vedere che poteva darti più equilibrio quando sapevamo che l'Atletico poi si sarebbe buttato in avanti. Quindi Sucic ci stava al posto di uno Zielinski che ha fatto una buonissima partita. Togli Bonni, secondo me ci stava per quel discorso che facevo prima di provare ad avere Thuram fresco con Lautaro Martinez in coppia e poi metti Pio Esposito che avrebbe dovuto favorire l'ingresso e l'inserimento di Frattesi. Ecco, è mancata quella cosa lì, magari. Un Frattesi più propositivo e un pochino più presente nel rigore, non abbiamo avuto nemmeno tanti palloni per farlo. L'Atletico, però comunque ragazzi anche qui, l'Atletico a gara in corso, con tutto rispetto per i nostri, però ti butta dentro Sorloth, Griezmann, ti butta dentro anche Nico Gonzalez che per me è un buon giocatore, ha tanta qualità lì davanti. Ti chiedo, per te Kivu doveva chiudersi per provare a prendersi un 1-1, per provare a prendersi un pareggio con un Inter che ancora una volta non pareggia, o vince o perde fin qua? No, perché, ripeto, la partita è stata condotta bene fino alla fine e non è che prendi il 2-1 perché ti scopri troppo e pigli la ripartenza, lo prendi su palla inattiva. Anche se ti fossi messo tutto dietro, potevi generare un calcio d'angolo che avrebbe portato al gol. Quindi non è quello il tema, secondo me. Capisco che quando una cosa si verifica tanto spesso e tante volte fai fatica poi ad affidarti alle componenti esterne, però oggi in particolare, secondo me, c'è un bel pezzo anche di sfortuna quando prendi un gol così all'ultimo secondo dopo una ripresa giocata in questa maniera. Poi sui cambi io francamente, allora dobbiamo deciderci se la critica al cambio è legata alla lettura della scelta o se è legata al rendimento del giocatore. Perché per esempio Sucic Zielinski è un cambio nel quale tu togli un giocatore che stava facendo bene, Zielinski, e che quindi potevi anche lasciare in campo, ne metti uno che secondo me entra con l'atteggiamento giusto ma sbaglia tutte le giocate. Però l'esecuzione della giocata non dipende da Kivu. Se lui quel mezzo esterno che fa per cercare un compagno in area che diventa un tiro lo fa giusto, o nel finale quel filtrante in profondità per Thuram che è troppo forte lo fa giusto, quelle sono 2 occasioni da gol. Ma non dipende da Kivu però quell'esecuzione lì. Poteva dipendere il fatto di dire io avrei tenuto Zielinski e ci può stare, anche a me sul momento sorpreso. Frattesi, per esempio, sono settimane, mesi, anni che 99 volte su 100 finisce la partita e noi diciamo ci aspettavamo di più, un po' più concreto. Quindi quello è un altro tema. Gli attaccanti, Pio e Thuram, io li avrei messi, volendo forzare, si potevano mettere addirittura entrambi al 45esimo, per dire. Lautaro io l'avrei tolto anche prima, però nel senso sono comunque Pio e Thuram, giocatori spendibili. Luis Enrique l'hai provato, ha fatto il suo. Cioè non... Bisogna capire dove indirizzare eventualmente la critica sul cambio. Oggi forse è più da indirizzare sulla prestazione del giocatore che entra che non sulla scelta, o quantomeno su entrambe, per come la vedo io. Io, Simo, mi viene da dire, no, io sui cambi non sono d'accordo. L'unico dubbio che mi viene è il fatto che vai a chiudere questa partita con loro tutti in avanti, tutti sbilanciati in avanti. Noi chiudiamo con il centrocampo composto da Luis Enrique, Frattesi, Barella spostato mediano, Sucic e Carlos Augusto dall'altro lato che è abbastanza spremuto. L'unico dubbio che mi viene fuori, perché nelle scelte, se tu le vai a analizzare, per me hanno un senso le scelte fatte. Però chiudere con un centrocampo così differente da quello che ti dà degli equilibri, mi ricorda un po' come la partita di Lisbona quando vai con il Benfica, che vai sotto 3-0, che avevi la squadra ribaltata. Qualcosa perdi inevitabilmente, soprattutto in un finale così, cambiare così tanto il reparto lì in mezzo è un rischio. C'erano delle scelte però che secondo me avevano un senso. A me dispiace perché la perdi ancora una volta sui dettagli come Akanji che sbaglia quel rinvio che diventa un calcio d'angolo su cui vai poi a pagare caro, ma anche la possibilità di fare un contropiede che non abbiamo gestito bene e rinasce l'ultima opportunità per arrivare poi al calcio d'angolo. Sono di nuovo tanti dettagli che secondo me si traducono molto anche nella mentalità, nella testa, e sono i dettagli che fanno
la differenza tra una vittoria a questi livelli e purtroppo una sconfitta, nemmeno un pareggio che è quello che abbiamo fatto. Domani poi parleremo più nel dettaglio dei, diciamo dei singoli. Un'altra partita negativa per me di Lautaro Martinez, che ha fatto tanto lavoro sporco ma non ha fatto molto. Cialanoglu comunque si macchia di nuovo del solito errore che abbiamo visto lì in mezzo, e qualche pallone di troppo lì in mezzo l'abbiamo sbagliato, però è stato anche uno dei pochi che ci ha provato con il tiro dalla distanza. Altri flop, Simo, chi ci mettiamo? Sto ripensando velocemente. Flop totali per me sono, cioè, Un po' Carlos Augusto lì a destra non mi ha che però straconvinto. è legato alla situazione. Sì. Frattesi, ecco, anche secondo me Frattesi comunque, più che altro Sì. perché Inter non combina nulla. Mentre per esempio Bissac ha fatto una grande partita, a mio avviso, uno di quelli, forse uno dei migliori. Andrea Valsese, se al posto di Lautaro ci fosse stato Julian Alvarez si vinceva questa partita. Bisogna dire che Lautaro è involuto e non segna neanche con le mani. Grazie Andrea per la super chat. Michael, quanti gol presi su calcio piazzato quest'anno? Domani Un facciamo il po'. conto, ma sono tanti e purtroppo pesano. Purtroppo pesano assolutamente. Grazie, chiudiamo qui questa clip che è stata anche eccessivamente lunga. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.